Ciao a tutti e benvenuti su Origini Ancestrali. Continuiamo la scoperta dei nuovi metodi di datazione indipendenti elaborati da Fomenko e Nosovsky, con cui è stato possibile individuare le alterazioni presenti nel manuale di storia scaligeriano. Dopo aver affrontato nello scorso video il principio delle piccole alterazioni dinastiche, con cui è possibile scoprire i parallelismi tra flussi dinastici apparentemente diversi, oggi andiamo ad analizzare un altro metodo che consente di distinguere due dinastie dipendenti o indipendenti, ovvero il metodo dei questionari codice o dei codici forma, che permette di effettuare un confronto tra due lunghe correnti di biografie regali. Tutti i metodi affrontati finora si completano l'un l'altro, andando a rafforzare il grado di correttezza e di precisione dei risultati dei calcoli matematico-statistici che hanno consentito di mettere fortemente in discussione la versione generalmente accettata della storia. È stato grazie alla sperimentazione ed applicazione del metodo dei questionari codice, unito al principio delle piccole alterazioni dinastiche, che per la prima volta in assoluto Fomenko e Nosovsky sono riusciti a scoprire il parallelismo fondamentale, da cui sono stati ricavati tutti gli altri parallelismi secondari che consistono nella maggior parte dei flussi dinastici antichi conosciuti. In questo video andremo proprio a capire finalmente qual è il flusso dinastico originale da cui sono nati tutti i riflessi fantasma antichi e non, ma prima di scoprirlo andiamo a descrivere brevemente il metodo dei questionari codice. La storia scaligeriana ci assicura che i cronisti del passato avessero una certa passione per i tempi antichi, tale per cui erano soliti attribuire ai regnanti loro contemporanei l'indole e le gesta degli antichi re del passato. Presumendo che i cronisti non sapessero nulla di concreto sulla vita dei sovrani contemporanei, si può pensare che abbiano agito in modo molto semplice. Fornivano ai loro re le importanti biografie di alcuni sovrani del passato, morti molto tempo fa, delle cui vite però erano di gran lunga più informatiche di quelle dei re dei loro tempi. Ma davvero è così? Ciò sarebbe molto strano. Possibile che i cronisti non sapessero nulla degli eventi a loro contemporanei, ma conoscessero perfettamente eventi ormai accaduti da tempo? Non possiamo affermare con certezza che questo non sia potuto veramente succedere, ma casi del genere dovrebbero essere una rarità, non una norma. Gli studi e le sperimentazioni attraverso calcoli empirico-statistici hanno dimostrato che questo strano effetto scaligeriano merita di essere studiato più attentamente, dal momento che nasconde qualcosa di molto più serio del semplice amore dei cronisti per i tempi antichi e le frasi fatte. Un sovrano realmente esistito, venendo descritto da un cronista, acquisisce una biografia storico-letteraria che può anche non corrispondere con la sua biografia reale. Questa biografia potrebbe risultare del tutto leggendaria. Come si può quindi riuscire a ricostruire la biografia reale di un re? Riuscire a farlo sarebbe molto importante, purtroppo trattandosi di eventi del passato, a volte anche molto remoto, non è semplice, anzi a tratti impossibile. Per cui la nostra attenzione ed i nostri sforzi dovrebbero essere rivolti ad un altro aspetto da prendere in considerazione. Ciò che ci interessa davvero è riuscire ad identificare tra la moltitudine di testi biografici apparentemente diversi tra loro quelli che descrivono una stessa persona, ma che, essendo stati scritti da cronisti diversi, magari con l'aggiunta di dettagli diversi da biografia a biografia, questa stessa persona non è stata riconosciuta dai cronisti successivi e dai cronologisti medievali, che a questo punto non hanno capito che si stesse parlando in realtà di una sola persona, ma descritta in modi leggermente diversi da cronista a cronista. Quindi queste biografie sono state considerate come biografie di persone diverse ed è così che un personaggio reale si è moltiplicato sulla carta, dando origine a varie sue immagini riflesse fantasma. Il metodo dei questionari codice ci aiuta ad analizzare questo strano effetto scaligeriano. Ciascun cronista descrive il regno di un re in maniera diversa, in base alle proprie preferenze ed alle pressioni politiche a cui è stato sottoposto, per cui l'essenza dello scritto originale si perde nei meandri di mille variabili soggettive. Queste variabili e valutazioni soggettive variano da cronista a cronista, per cui occorre individuare dei fatti invarianti, e cioè oggettivi che siano indipendenti dalle preferenze dei cronisti.
Per il principio delle piccole alterazioni dinastiche, questo parametro oggettivo era la durata del regno, che al massimo poteva differire da copia a copia di uno stesso regnante a causa di errori occorsi durante il calcolo. In questo caso non c'è nessuna ragione soggettiva dello stesso cronista che lo possa indurre ad alterare la durata del regno di un sovrano. E per le biografie, come possiamo fare ad avere un parametro oggettivo che ci consenta di misurare il grado di dipendenza o meno delle biografie di due regnanti messe a confronto? A questo scopo, Fomenko e Nosovsky hanno formulato dei questionari codice che elencano 34 punti che rappresentano delle caratteristiche invarianti della biografia storico-letteraria di un regnante, disposti in ordine decrescente di invarianza e quindi di indipendenza dalle attitudini del cronista. Quindi lo scopo è selezionare quei dettagli invarianti elencati nei questionari codice che potete vedere nelle immagini e per ogni personaggio re si dovrà compilare il questionario codice. A questo punto consideriamo un testo storico X in cui è descritta la dinastia A. Per ogni regnante che forma questa lista dinastica compiliamo il suo questionario codice. Così facendo otteniamo una sequenza di questionari codice per ciascun regnante e questa sequenza la chiamiamo flusso dei questionari codice della dinastia A. Prendiamo ora un testo storico Y, in cui viene descritta una dinastia B con lo stesso numero K di regnanti, che si succedono e compongono l'altro flusso dinastico di cui abbiamo bisogno, e come in precedenza, per ciascun regnante, compiliamo il relativo questionario codice, ottenendo così il flusso di questionari codice della dinastia B. Ora, come possiamo stabilire se le due dinastie A e B degli annali X ed Y descrivono la stessa dinastia reale e quindi di conseguenza i due testi apparentemente diversi descrivono in realtà gli stessi eventi e dinastie oppure descrivono eventi e dinastie totalmente diversi tra loro? Dobbiamo confrontare le dinastie A e B. Se la durata del regno di ciascun regnante è conosciuta, possiamo applicare il principio delle piccole alterazioni dinastiche descritto nel video dedicato a questo metodo. In caso contrario, la situazione si complica e per questo è stato elaborato il metodo dei questionari codice per poter individuare le copie di una stessa dinastia grazie al confronto dei flussi dei questionari codice di ciascuna dinastia. Il principio su cui si basa il metodo dei codici forma è simile a quello delle piccole alterazioni dinastiche. Se i flussi dei questionari codice di due dinastie annalistiche A e B si differenziano poco l'uno dall'altro, allora rappresentano la stessa dinastia reale originale. Se i flussi dei questionari codice di due dinastie annalistiche A e B sono distanti, lontani l'uno dall'altro, allora rappresentano due dinastie indipendenti diverse. Ad ogni voce del questionario codice verrà attribuito un punteggio, il cui valore è stato stabilito sperimentalmente. Per le voci dalla 1 alla 10, esclusa la 13, che riguarda la durata del regno, si utilizzeranno i punti 0, più 1, meno 1. Dalla 11 alla 21 si utilizzano i punti 0, più un mezzo, meno un mezzo. Dalla 22 alla 33 i punti 0, più un terzo, meno un terzo. La voce numero 3 della durata del regno la trascuriamo in quanto affrontata a parte con il principio delle piccole alterazioni dinastiche, così anche la voce 34 relativa ad altri fatti della biografia, perché la maggioranza dei casi risultano difficilmente confrontabili. A questo punto, per ciascuna coppia di regnanti delle dinastie A e B, confrontiamo ciascuna voce del loro questionario codice. Se le informazioni coincidono, attribuiamo il punteggio più 1, più un mezzo o più un terzo a seconda del numero della voce. Se non coincidono e si contraddicono, attribuiamo a questa voce il punteggio negativo. Se non coincidono né si contraddicono, le informazioni saranno neutre ed il punteggio relativo è pari a 0. Per esempio, consideriamo la voce numero 5 relativa alla causa di morte del regnante. Se entrambi i due re sono morti per cause naturali, il punteggio è 1. Se uno è morto per cause naturali e l'altro per via di un complotto, allora le due informazioni sono contraddittorie ed il punteggio associato sarà meno 1. Se invece non è indicata la causa di morte dei re, allora il punteggio da attribuire è 0. Ad ogni coppia di voci numero J associamo il punteggio E con J.
Quindi prendiamo i regnanti numero I delle due dinastie, confrontiamo ciascuna voce dei due questionari codice relative a due regnanti QCI e QCI' nella modalità descritta in precedenza ed eseguiamo la somma dei punteggi. Per ciascuna coppia di regnanti delle due dinastie A e B, quindi, confrontiamo i questionari codice. Si ottiene a questo punto il punteggio complessivo ed infine eseguiamo la media aritmetica dei vari punteggi. Fomenko e Nosovsky hanno ottenuto attraverso una serie di calcoli che qui salteremo il coefficiente EDAB che ci dà la misura della vicinanza dei flussi dei questionari codice delle due dinastie annalistiche A e B che ci indicherà la dipendenza o meno delle due dinastie. Per cui, date due dinastie annalistiche A e B, la coppia di coefficienti CDAB, calcolato per il principio delle piccole alterazioni dinastiche, ed E di AB, ci permettono di distinguere efficacemente le dinastie indipendenti da quelle dipendenti. Possiamo capire quindi se ci troviamo di fronte a due dinastie fantasma che duplicano una dinastia reale M, oppure se corrispondono a due dinastie reali indipendenti e quindi diverse. Va sottolineato che non basta confrontare visivamente la biografia di una singola coppia di regnanti e stabilire se si somiglino o meno. Come detto anche per gli altri metodi, l'interpretazione soggettiva in questi casi non ci porta da nessuna parte. Non ci vuole molto a selezionare due biografie simili di due personaggi diversi a noi contemporanei. Di fatti simili se ne possono trovare molti. Dal confronto delle biografie di soli due re non possiamo trarre alcuna conclusione cronologica, poiché le similitudini tra gli eventi descritti possono essere dovute da un semplice gioco del destino. Abbiamo bisogno di parametri oggettivi che ci indicano con un certo grado di accuratezza se oltre alla somiglianza visiva tra le due biografie c'è una vicinanza ancora più sostanziale ed oggettiva, che abbia un'origine più profonda e non dettata dal caso. Ben diverso invece è quando due lunghe sequenze di regnanti successivi e quindi due lunghi flussi dinastici di biografie risultano incredibilmente simili. In questo caso è davvero difficile che questa somiglianza tra le biografie di una lunga sequenza di 15 o 20 regnanti sia data dal caso. L'unione tra questi due nuovi metodi di datazione indipendenti del principio delle piccole alterazioni dinastiche ed il metodo dei questionari codice ci aiuta per questo scopo, permettendoci di stabilire se ci troviamo di fronte a dei duplicati e quindi a due diverse descrizioni analistiche di una stessa dinastia. Il metodo statistico, seppur in modo grossolano, ci permette proprio di valutare la probabilità che questa somiglianza sia casuale o meno. Se la probabilità di coincidenza casuale è bassa, allora questo rafforza i nostri sospetti di trovarci di fronte alla moltiplicazione di una stessa dinastia reale originale che è stata descritta però in modi diversi in annali differenti. Per cui, ripetiamola ancora una volta, per una breve sequenza di regnanti è possibile che la somiglianza sia dettata dal caso, ma per lunghe liste di regnanti la probabilità del caso è da scartare categoricamente. Per cui quando accade che due lunghi flussi dinastici condividono le stesse descrizioni biografiche, abbiamo la certezza di trovarci di fronte a dinastie dipendenti e quindi duplicati. Ed è grazie alla sperimentazione di questi due metodi, uniti alle tante controverifiche effettuate con gli altri metodi statistici, come il principio di correlazione dei picchi massimi e dello smorzamento e duplicazione delle frequenze, che Fomenko e Nosovsky scoprirono per la prima volta il parallelismo fondamentale da cui sono stati ricavati la maggior parte dei flussi dinastici antichi conosciuti. Arriviamoci per gradi partendo dall'ultimo parallelismo affrontato nel precedente video sul principio delle piccole alterazioni dinastiche. In questo esempio sono stati confrontati due flussi dinastici A e B, rappresentati rispettivamente dal flusso dinastico del medievale Sacro Romano Impero del X-XIII secolo, 983-1266 d.C., il flusso dinastico A, e un frammento del cosiddetto Terzo Impero Romano del presunto 270-553 d.C., che inizia con Costantino I Cloro e finisce con Teia. Nelle immagini che vedete viene mostrato il confronto tra i due flussi dei questionari codice relativi alle biografie di ciascun regnante, da cui si nota una somiglianza impressionante. Re antichi e medievali condividono la stessa biografia in tutto e per tutto.
Il confronto sarà affrontato separatamente nel dettaglio in un video a parte. Come già accennato nello scorso video, il flusso dinastico B del Terzo Impero Romano, nel frammento preso in considerazione, è stato ricavato duplicando il flusso dinastico del Sacro Romano Impero dei secoli 10 e 13, gettandolo nel passato, originando uno slittamento cronologico di 720 anni indietro nel tempo. Qui siamo al confine con il parallelismo fondamentale, poiché la linea dinastica del Sacro Romano Impero dei secoli 10 e 13, pur trattandosi in parte di un parallelismo fondamentale, è essa stessa duplicato della linea dinastica successiva del Sacro Romano Impero dei secoli 14-17, ovvero la dinastia degli Asburgo. Anche in questo caso sono stati confrontati due flussi dinastici A e B, rappresentati rispettivamente dalla dinastia del Sacro Romano Impero dei secoli 10 e 13, 911-1266 d.C., dinastia A, e la dinastia del Sacro Romano Impero Germanico degli Asburgo, del 1273-1637. L'anno 911 è l'anno d'inizio della dinastia sassone, mentre il 1273 è l'anno d'inizio della Casa d'Austria. In questo caso, la dinastia A del Sacro Romano Impero del X-XIII secolo deriva dalla dinastia B dell'Impero Germanico degli Asburgo, gettata all'indietro nel tempo con uno slittamento cronologico di 362 anni, come se fosse un unico blocco. In questo caso si tratta del primo spostamento fondamentale. Questo rappresenta uno dei parallelismi principali. In questo caso la dinastia degli Asburgo è quella originale, anche se bisogna fare una distinzione importante, poiché la dinastia degli Asburgo non è la stessa che ci è stata fatta conoscere dalla versione scaligeriana della storia. Gli storici scaligeriani ci assicurano che i regnanti del Sacro Romano Impero Germanico del X-XIII secolo e del successivo XIV-XVII secolo d.C. abbiano avuto la loro residenza principale in Germania o in Italia. In realtà, il centro, e quindi la capitale del loro impero, era situata altrove e da lì veniva effettuato il controllo sulle molteplici province. E qui arriviamo al parallelismo fondamentale per eccellenza. È stato scoperto da Fomenko Nosovsky ed è in grado di sconvolgere per sempre la versione scaligeriana della storia. La stessa dinastia germanica degli Asburgo risulta essere, a sua volta, un duplicato contemporaneo dell'allora dinastia originale degli Zarkhan russi dei secoli XIII-XVII. Questo periodo della storia russa viene identificato senza alcuno spostamento cronologico con la storia degli Asburgo tedeschi. Nella versione scaligeriana entrambi gli imperi vengono infatti considerati simultanei. Ma come possiamo affermare che la dinastia degli Zarkhan russi è quella originale? Grazie alle controverifiche effettuate con gli altri metodi, che hanno stabilito che la dinastia degli Zarkhan russi non duplicava nessun'altra dinastia, a differenza delle altre, per cui di conseguenza anche i relativi eventi avvenuti, eccetera, grazie all'inclusione nell'analisi delle molte variabili che possono verificarsi nella stesura delle cronache e che possono causare un'interpretazione diversa dei testi scritti, è stato possibile risalire alle descrizioni originarie degli eventi, avendo certezza che si fossero verificati in luoghi diversi rispetto a quelli menzionati dalla versione scaligeriana. E qui arriviamo ad un'interpretazione alternativa del nome Asburgo, che avrebbe potuto indicare la dinastia russa anziché germanica. Il nome Asburgo o Absburgo originariamente potrebbe essere stato composto da due parole, abs più burgo, dove burgo significa città. La parola latina ab, scritta ab o ap, potrebbe derivare dalla parola ab, che in latino significa nuovo. A sua volta però la parola ab potrebbe avere un'origine differente dal latino, ma dallo slavo. L'H latina infatti è scritta allo stesso modo dell'H slava, che però in questo caso significa la lettera N, così come la lettera latina B che in slavo significa la lettera V. Inoltre, le consonanti, come sappiamo, potevano benissimo trasformarsi, la B poteva diventare V, la T F e così via, per cui originariamente la parola latina ab potrebbe essersi derivata da una distorsione della parola slava nav, che significa appunto nuovo.
per cui Asburgo o Absburgo potrebbe aver significato originariamente nuova città o nuovi cittadini, per cui si sarebbe parlato di una dinastia di una nuova città, Novigorod in russo. E dove si trovava questa nuova città da cui proveniva questa dinastia originale degli zar Khan russi, da cui governava le terre conquistate dell'allora mondo conosciuto? Come abbiamo capito ora, siamo in Russia, o meglio l'antica Rus, non quella di stampo scarigeriano e filo occidentale conosciuta oggi, e cioè la Rus di Kiev, invenzione posticcia favorevole ai vincitori, ma una Rus diversa. Siamo di fronte all'originale da cui sono stati creati la maggior parte degli imperi antichi, uno su tutti il famoso impero romano, solo successivamente collocato in Italia durante la riforma del XVI-XVII secolo, che mirava a riscrivere una nuova versione storica che avesse l'obiettivo di cancellare la storia precedente. Tratteremo in dettaglio anche questo parallelismo fondamentale in un video dedicato a parte. Amici, ora le fondamenta solide su cui costruire le future ricostruzioni storiche possono godere di un ottimo elemento aggiuntivo che ci permette di avere il quadro della situazione ancora più chiaro e vedrete come tutto diventerà ancora più comprensibile man mano che andremo avanti. Ulteriori elementi si aggiungeranno con il prossimo video, in cui andremo alla scoperta dell'ultimo metodo di datazione indipendente che consente di ottenere un corretto ordine cronologico e la relativa datazione delle antiche mappe geografiche. Andremo a scoprire così una geografia antica, caduta in parte nel dimenticatoio ed in parte cancellata per sempre, capace di far emergere un quadro geografico totalmente diverso da quello promosso dalla versione scaligeriana. Grazie per aver seguito il video, lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate ed iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, azionando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!